Vicino a Torino si trova il Museo della Magia di Cherasco. Decidiamo di visitarlo. Il museo è gestito dal mago Sales. Siamo entrati all'interno del Museo della Magia di Cherasco e siamo qua in compagnia di Don Silvio Mantelli, un prete con la passione per l'illusione. Puoi parlarci di chi è Mago Sales? Benvenuti, no. Sono un prete che fa il mago. Cioè un mago che fa scherzi da prete, prendetela che volete voi, no? Però la magia per me è la vita, ecco, no? È un mezzo per cui riesco a entrare in contatto con tantissime persone, molto di più anche con tante realtà, in giro per il mondo, ecco. È stato un po' il mio lascia passare. Nessuno mi ha mai detto niente, anche in terre dove era difficile entrare, restare e proporre qualche cosa, ecco, no? E fare spettacolo soprattutto ai bambini. Ecco, nessuno ti può dire niente, anzi, ecco, noi vendiamo le cose, un bene che deve essere di tutti, il sorriso e la felicità. Hai per caso un ricordo legato alla magia? Forse il ricordo più grande è il ricordo di una bimba che aveva 80 anni, che ho incontrato a Calcutta nel 95. Madre Teresa di Calcutta mi ha presa proprio a ben volere, che ne è voluto lo spettacolo, le presento, poi mi faceva da impresaria in India, a Calcutta. Ogni giorno mi dava dove andare, in quel posto, in quell'altro, aveva tantissime case. È stato un ricordo favoloso. Ho 10 giorni vicino a lei con la sua benedizione che mi porto sempre dietro, no? Ecco, così mi ha detto, fai del bene in giro per il mondo, questo era come sia un ecco. Come ti è venuta la passione? Cioè, prete salesiano, mago? La passione è nata da un conoscente che faceva questo e mi ha interessato, mi ha appassionato i primi giochi. Con la vacazione il seminario mi è venuto al pubblico, le parrocchie, gli oratori, allora c'erano anche tanti collegi e quindi ho avuto la possibilità che di esercitare questo bene importante. Quando è nato il Museo della Magia di Cherasco e perché? Beh, è nato perché c'è stata la possibilità, una richiesta da parte di amici che hanno detto facciamo questo museo, l'idea è buona, però senza una sostanza, no? E allora c'è stata anche la sostanza, cioè gli aiuti che sono venuti da fondazioni, da regioni, da benefattori. Varie vicende, i soldi che arrivavano, che non arrivavano, però questo sogno si è mai spento, no? Insieme a tanti altri. E l'inaugurazione è avvenuta nel 2013 e da allora non ci siamo più fermati. Ogni giorno c'è un gruppo. Io dico, una volta c'eravamo per il morto, adesso sono un po' agli arresti domiciliari. Cos'è la magia? La definizione del mago Sales di magia? La meraviglia. Ecco, ma la capacità di andare oltre la nostra realtà. Se vediamo o tocchiamo e diciamo che è vero solo quello che vediamo e tocchiamo, ci resta ben poco. Ecco, riuscire ad andare oltre, a rendere un mondo possibile. E la magia è appunto questo, no? Quando riesci a fare di quelle cose che gli altri dicono, come hai fatto? Una meraviglia, ecco. Vedi, la terza legge di Clark dice che ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Insomma, la magia è anche andare oltre la realtà, come ci dicevi prima. E che cos'è la realtà per Sales? E gli anni non puoi recuperarli, no? Però ogni anno ha la sua validità, ecco, no? La realtà appunto è questo, combattere ogni giorno con un mondo che ti dice solo la magia, no? Che non apprezza magari. Quanti libri ha? È una malattia questa. Io non è che li ho contati perché li ho tutti eleccati. Arrivano più di 19.000. Graziamo per questa intervista e consigliamo a tutti assolutamente di venire qui a Cherasco a vedere il museo.
della magia. Un saluto, ciao a tutti. Ciao. Facciamo un bel giro e intervistiamo Mago Willman, presidente del Circolo Magico Astigiano. Siamo ad Asti e siamo in presenza con il presidente del Circolo Magico Astigiano, Willman. Chi è Willman? Sono un grosso artista, nel senso che occupo spazio, sono un artista di peso. Perché Willman è mago, sta giocando la preda per tutta la sua vita. C'è l'idea che si possa utilizzare la magia non come fine, ma come mezzo per far nascere il sorriso nelle labbra del cuore che si guarda, che è un po' la magia, no? Sostanzialmente. Circolo Magico Astigiano che nasce nel... Probabilmente nasce nel 2002, nel senso che avevo avuto un'intervista da un giornalista di Asti, dalla stampa di Asti, che io gli avevo solo detto la mia intenzione, si sarebbe interessante fare un corso per gli adulti, perché finora gli avevo parlato sempre ai ragazzi all'interno della scuola salesiana. E lui ha fatto che scriverlo, fu il giornale, ho detto, cavolo, quello cosa bisogna farlo. Poi era il primo corso, c'erano poi 3 persone, sono poi quelle su cui poi si è creata tutta la struttura, completa la futura. E poi alla fine di quell'anno lì, di quel corso lì, è nata il desiderio di continuare a rivedere, quindi si è creato a Quarto di Valenzani, che è una frazione di Asti, si è creato la prima struttura del club, quindi vedersi settimanalmente, mercoledì, noi siamo un gruppo di maghi che neanche facevamo i corsi, noi non spiegavamo trucchi, facciamo maghi, è diversa. Cioè abbiamo bisogno del pubblico, a noi piace fare spettacolo. Il scopo della nostra attività è fare spettacolo, poi per qualunque motivo si può vedere, ma che siamo riusciti a tenere un po' questa barra, le cose sono andate bene. Quindi nasce nel 2002 e viene formalizzato nel 2004. Ma per te, per Willman, che cos'è la magia? Secondo me la magia è una potenzialità enorme che viene data prima da tutti, perché appunto avendo tutto il mondo, posso dire che la magia è una possibilità di far sorridere gli altri ed è una possibilità che hanno tutti. È un'arte che fa parte della grande famiglia delle arti teatrali, perché questa è la magia, cioè il resto sono ripetizioni di trucchi o poi di effetti al massimo, ma la magia, cioè qualcosa in grado di creare quelli sono gli spettacoli con lo squarcio spazio-temporale all'interno del quale vincono le leggi della fantasia. Quindi è questa capacità, questa possibilità che viene data di far sognare e quindi di ricevere in cambio il sorriso e quindi quell'applauso, perché è un modo tangibile per chi è pubblico per dirsi che è contento di cosa ha vissuto, non di cosa ha visto. Ma sembra facile, ma non è difficile. Come dice, lo citiamo anche Silva nel suo ultimo libro, artisti si nasce, ma prestigiatori si diventa. Sono 2 ordini di risposta, uno è quello molto più venario, perché è il mercato che esiste. I bambini sono straordinari, perché per i bambini la magia esiste e quindi esiste anche il mago. E quindi tu con i bambini, se hai anche lo spazio temporale, si finisce veramente dentro, ma tu allora per un po' sei Harry Potter, no? Quindi ti dà quella possibilità, diciamo a loro di creare un percorso emozionale che dura per il periodo dello spettacolo. Che cos'è la realtà? La realtà è lo spazio per l'eternità, che comunque è quanto ci viene dato per diventare eterno la nostra vita. Quindi in senso sia filosofico, religioso, ma anche in senso pratico, nel senso che la realtà è data a noi, quindi sta a noi renderla unica. Mago Willman ha un sogno futuro? Ah sì, di fare Number 10, questo sì, mi piacerebbe chiudere. Che Number 9 non era quello di chiusura, allora no, non l'ho vissuto come chiusura. Dicevo un nostro grande artista di Asti, si chiama Fala Moca, che è un artista
dialettale astigiano, che bisogna essere terribilmente bravi a fare seriamente le cose allegro. E allora un sottotitolo del nostro club, che ci fu dato sbagliando da un giornalista, ci chiamò i maghi artigiani invece che i maghi astigiani. Questa roba è piaciuta da morire, perché mi ha detto, ma è proprio così, perché l'artigiano non pretende di fare cose che non sono a suo portato, mette tutto se stesso, tutto il suo amore, tutta la sua fantasia dentro persone che ha fatto lui. Presente il circolo magia astigiano, che consiglio daresti a questa persona? È fare spettacolo. Cioè il mago è uno che fa spettacolo, non è uno che sa trucchi, è uno che fa spettacolo, il che implica che non sa trucco, che niente, no? Lo sa già fare, che qualcosa, soprattutto lo sta a presentare, che è tutto. Quindi implica la curiosità di conoscere tutti i giochi in funzione, la ricerca per cercare i tuoi, perché ognuno di noi e ognuno di voi ha un mago sul terno che è diverso dal mio, bisogna fare lo stesso effetto, ma la pandemia è diversa, perché ognuno di noi ha il suo mago. E poi lo studio per diventare, per fare emergere quella che è un'arte teatrale, che è la presentazione, e richiede il pubblico. La magia non è un'arte onanistica, cioè un'arte che va fatta in gruppo, non può essere fatta per il piacere singolo. Allora se uno comincia a fare spettacolo, ma come si fa? Intanto se lo fai gratis non riesci a trovarlo, che altro ci sono quelli che ci campano, quindi non lo so fare. Ma sono delle situazioni in cui corretto medici, io lo dico sempre, ma se nella vostra città c'è una casa di riposo, questi non cambieranno mai il mago professionista perché non è per farlo. Io applaudo sempre che il mago fa e che vi permette a voi, no, di vedere che cosa vuol dire stare in scena, stare sul palco, delle cose. Soprattutto imparate la micro perché serve per la carità di Dio, ma lavorate in scena. Grazie mille. Grazie a voi per questa vostra cosa pazza che si fa alla vostra età. Ciao. Ciao. Non lì, metti un calcetto. Passiamo da Bereguardo. Oh mia bella Madunina, arriviamo a Milano! Passiamo dal locale Upcycle per fare un po' di magie. Questo gioco l'ho visto fare da un ragazzo che si chiama Valentino. Lui faceva una risposta, bisogna di solito. Siamo arrivati dalla Francia, quindi non è che non siamo andati al sud, però faremo anche verso il sud. E questo è il terzo, il secondo. Poi ci fa un soffio. Grazie. Luca in elastico non posso uscire. Va benissimo questo. Siamo ormai prossimi all'inizio del FISM e, parlando di campioni mondiali di magia, è impossibile non citare Aurelio Paviato. 10 giugno, lunedì, finalmente una serata d'estate. Siamo in compagnia di Aurelio Paviato. Oh, perfetto.
una piccola presentazione di Aurelio Paviato. Professionista dunque appassionato di magia da quando avevo 15 anni, professionista da tempo pieno da quando ne avevo 28-29, poi tanti anni in prestigiazione, la passione ancora come era all'inizio, sempre a ricercare, a studiare, un FISM alle spalle vinto, va bene, però è stata una bella cosa, la normalità della professione con alti e bassi, momenti di maggiore notorietà che sono serviti, e immutata la curiosità dei primi giorni, ecco, direi quello di sì. Hai parlato di un FISM vinto, e come ti è cambiato? No, non ha cambiato più di tanto, mi sono trovato inserito nell'ambiente di Escorial dove ho imparato tante cose, non è stato un post-FISM, è stato un ante-FISM, perché è quello che mi ha portato, poi invece quel gruppo di lavoro si è mantenuto saldo. Quel gruppo di lavoro di Escorial e di Madrid si è mantenuto saldo, si è rafforzato e si è ampliato poi con altre conoscenze internazionali. Tu quando vedi, visto che si può dire che il tuo attrezzo sono più le carte, monete, ci sa, cosa vedi un mazzo di carte? In generale direi, come vedo la prestigiazione, lo imposterei in modo più ampio come visione, perché dal modo in cui tu vedi l'arte della prestigiazione poi da questo derivi il modo in cui la esegui, la porti avanti e la proponi. A me piace molto parafrasare, adattare una frase, una cosa che diceva Magritte sulla pittura, dove lui diceva che la pittura è l'arte di conferire mistero poetico al mondo delle apparenze. A me sembra che questa frase possa benissimo essere mutuata e portata e traslata completamente all'arte della prestigiazione. Un'altra cosa che a me ha sempre affascinato era un'idea che ho appreso da Tamariz. Lui aveva scritta in Macchia e Potacco, una rivista che lui aveva scritto negli anni '80, però quell'idea mi era sempre affascinato, cioè faceva un paragone tra forme artistiche, teatro, cinema e prestigiazione. Televisione è un commento che abbiamo fatto dopo, a parte, andiamo con ordine. Diceva che il teatro mette in scena la vita, rappresenta la vita in scena, il cinema per definizione è la fabbrica dei sogni, però l'arte della prestigiazione è l'unica forma artistica dove qualcosa di surreale sembra che avvenga veramente nella realtà. E non c'è un'altra forma artistica che permetta questo, e questa è proprio una nostra caratteristica peculiare che ci differenzia dalle altre forme artistiche, e lo dico perché noto che spesso cerchiamo di avvalorarla paragonandola spesso, non so, al teatro. Il prestigiatore è un attore, che poi vabbè, questa sarebbe da discutere. Noi cerchiamo di avvalorare la prestigiazione prendendo a prestito o luce di riflesso da altre forme artistiche, senza considerare che ci sono delle caratteristiche uniche e peculiari della prestigiazione. Forse guadagnerebbe di più se cominciassimo a renderci conto di cosa abbiamo in mano, cioè noi giochiamo con l'illusione che è un elemento essenziale della vita, cioè ci sono tantissime cose nella vita che diventano reali per come ce le immaginiamo, anche se poi non sono vere. E poi l'illusione è un elemento con cui noi lavoriamo da prestigiatori, un elemento straordinario, perché noi pensiamo sempre all'illusione come una cosa negativa. Ti sei illuso, sei un illuso, diciamo cose di questo genere. In realtà l'illusione è un progetto, cioè quello che avete fatto voi, no? Era un'illusione, piano piano sta diventando, ma se voi non aveste avuto questa illusione, questo progetto di realizzare questa cosa, non avreste avuto la spinta a fare. Quindi l'illusione è straordinaria come forza vitale, perché se non hai un progetto che è illusorio, finché non lo fai, forse anche scrivere un libro, forse anche qualunque cosa, no? Adesso ho parlato di vostro perché so che è ancora in svolgimento oltretutto, no? Però se non aveste questa illusione, questo progetto da portare avanti, e gli altri vi dicono sei un illuso, aspetta, adesso ci lavoriamo e lo facciamo. Chissà quanti ve l'hanno detto all'inizio quando avete presentato l'idea di una cosa così, ora adesso, vedete, però l'importante è che ci credete, però vedete come l'illusione è essenziale, e noi artisticamente lavoriamo su questo materiale, poi viene traslato in scena in modo diverso. Però fermatevi, se comincio a parlare di queste cose io vado. No, beh, che cos'è la realtà? Hai una definizione di realtà, di reale? La realtà è veramente difficile da definire, cioè ci sono tante cose che diventano reali per come ce le immaginiamo, proprio l'immaginazione che ha un effetto enorme sulla nostra percezione, e veramente diventano reali cose che non sono nemmeno vere. E qui si può andare sul campo per esempio delle credenze, ma parliamo anche solamente della superstizione, per esempio, no? Persona che pensa veramente che una cosa sia reale, che possa veramente accadere qualcosa di male perché passi sotto una strada, senza andare su argomenti più articolati,
e più complessi della nostra società e del nostro vivere in comune. C'è un libro molto bello. L'idea di questo libro è che l'essere umano è riuscito a imporsi sulle altre classi animali, no? È riuscito a evolversi in modo così, adesso ci cito a memoria, però l'idea di fondo è perché l'essere umano è l'unico essere che riesce a immaginarsi cose che non esistono. E come esempio, nella portata del libro, nella seconda di copertina, lui diceva, hanno fatto questo estratto: provate a convincere uno scimpanzé a darvi adesso la sua banana, perché poi quando sarà morto nel monido dell'aldilà ne avrà quante ne vorrà di banane, no? Mentre l'uomo si immagina queste cose, quindi guarda cos'è la realtà, cos'era, chi lo sa? No, io penso che veramente siamo in un Matrix, come si direbbe oggi, c'è quel film, no? Sì, che veramente lo stiamo vivendo. E io credo che la vocazione, il compito del prestigiatore sia proprio rendere visibile, perché c'è anche della poesia di questa immaginazione, renderla visibile attraverso quello che noi sappiamo fare come prestigiatori. Cioè, se tu pensi in questo modo, ottieni un certo tipo di spettacolo. Se tu pensi, sono bravo, voglio far vedere come, cioè, sono in chiave narcisistica, guardate come sono bravo, ottieni un altro tipo di spettacolo alla fine. Cioè, il problema è l'atteggiamento interiore, cioè l'illusione che tu hai dentro. Che cosa vuoi raccontare alla gente? E anche quello è un'illusione, perché non è detto che la gente ti capisca. Complesso. C'è un qualcosa che ti ha toccato, che hai detto sì, quel fenomeno, quella situazione, quel momento è stato davvero magico per me? E mi viene in mente l'emozione che ho avuto vedendo lavorare Tamariz le prime volte, anche adesso, vedendo lavorare René Lavan. Sì, questo ho avuto delle emozioni molto forti. Però mi ricordo che tanti anni fa avevo avuto delle emozioni, anche se in video. Quando ero più giovane avevo dei criteri diversi, anche Copperfield mi aveva molto emozionato, anche mi ricordo ancora la sparizione che aveva fatto della donna, mi ricordo lui che tornava a casa, lei che era andata via e allora lui la fa riapparire. Oggi lo trovo ancora artisticamente molto valido, ma lo vivo in modo meno emozionante. Ho un occhio critico diverso, senza nulla togliere al valore e alla grandezza dell'artista. Mentre un René Lavan, ancora quando l'ho rivisto pochi anni fa a Saint Vincent, mi ha veramente molto, anche se già conoscevo le storie che raccontava, però mi ha molto toccato. Questo sì mi viene in mente. Come definisci la parola magia? Senz'altro qualcosa che vada lontano dalla magia in senso esoterico, in senso di superstizione o in senso religioso. Non ho una definizione precisa di magia. No, non ci ho mai pensato questo. Ho pensato, come vi dicevo prima, alla prestigiazione, perché pensavo che sia, mi è piaciuta molto quella frase, l'arte di conferire il mistero poetico al mondo delle apparenze. Guarda, mi è piaciuta molto e l'ho un po' adottata. Sulla magia la vedrei forse un'estensione di questo pensiero. È un aspetto poetico della vita, non va confuso con un aspetto reale. Io credo che questo dovrebbe essere un punto fermo nelle persone, però spesso e volentieri sappiamo come si faccia leva sull'aspetto magico, confondendolo, messo tra virgolette, confondendolo con l'aspetto superstizioso, aspetti religiosi o altre cose del genere. Insomma. No, penso all'aspetto magico come un aspetto poetico. Grazie tante, congratulazioni per il progetto, per l'illusione che state portando avanti, non mollatela, mi raccomando. 1, 2, 3, naturalmente sono scherzato. Fammi finire! Funziona! Su, giù, 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 su, giù. Mettiamo la qua sotto, prendiamo la seconda, mettiamo la seconda e la terza nel terzo. Ok? Sì, perfetto, infatti da qui la pallina non c'è più, ma attenzione, passa veramente qua sotto, sì. Magic on Bicycle.